Buongiorno, questo è un corso sui fogli Excel ed è rivolto a persone che abbiano una conoscenza basilare o nulla appunto dei fogli di Excel. Quindi andiamo a iniziare, quindi apriamo un nuovo foglio Excel, tasto destro del mouse, nuovo, e andiamo ad aprire un foglio di Excel, Microsoft Excel. Facciamo a questo punto, abbiamo aperto e andiamo a mettere il nome del file, quindi lezione numero 1, ok, invio, e il nostro foglio di Excel si apre. Questa è la versione 2019, ma tutto quello che diremo vale anche per le versioni precedenti. Ingrandiamo leggermente il nostro foglio. Per chi non avesse mai visto Excel, come funziona? È fondamentalmente una scacchiera. Abbiamo delle colonne, quindi numerate in ordine alfabetico, A, B, C, D e così via, e delle righe in ordine numerico, 1, 2, 3 e così via. Una generica cella, ad esempio questa, la D3, ha una coordinata che è data dalla colonna, che in questo, diciamo dalla colonna che è la D, e dalla riga che è la 3. Quindi questa cella è la cella di 3 ed è individuata univocamente con questa coordinata di 3. In queste celle noi possiamo, diciamo, scrivere, inserire, diciamo meglio, inserire sia del testo, quindi, e sia diciamo, dei valori. Ad esempio, andiamo a svolgere un banalissimo esercizio. Supponiamo che qui abbiamo la quantità A, la quantità B e la quantità C. Ok? La quantità C, perfetto. Ad A ci mettiamo 20, alla quantità B ci ne mettiamo 50 e alla quantità C ci mettiamo 30. E ad esempio vogliamo fare la somma, vogliamo fare A più B più C, ok? Innanzitutto per avere, ingrandiamo un altro pochettino, quindi lo facciamo un altro po' più grande in modo che il video sia centrato, ok? Innanzitutto mettiamo, per una questione di ordine, una piccola griglia. Vado a selezionare, tenendo il tasto sinistro pigiato, tutte queste celle e vado a inserire una piccolissima griglia. Qui in alto ci sono delle opzioni, in particolare bordo, ci consente di mettere dei bordi. Qui possiamo scegliere se mettere soltanto in un lato diciamo, delle celle selezionate il bordo, ma noi scegliamo tutti i bordi e inseriamo una piccola griglia. Ci sono ulteriori personalizzazioni che poi vedremo in seguito. E sempre per una questione di ordine, vorrei che questa griglia, anche i valori, cioè quello che ho scritto all'interno di queste celle, sia messo un attimo ordinato. Abbiamo in alto la possibilità di centrare quanto inserito in ogni singola cella al centro, a sinistra oppure a destra. Io scelgo di allinearlo tutto al centro in modo da avere una visione più pulita. Adesso andiamo a concentrarci su come calcolare la somma della quantità A, quantità B più C. In altre parole, devo fare la somma di questi tre valori. Ora, chi non avesse nessuna conoscenza di Excel, in modo diciamo intuitivo, cosa farebbe? Direbbe 20 più 50 70 più 30 100 e qui andrebbe a inserire il valore 100. Ora, questo sistema, che a una prima battuta sembra intuitivo, non è corretto, non sfrutta le potenzialità di Excel. In questo modo il foglio è un foglio statico. Che significa? Significa semplicemente che se io questo 20 lo vado a modificare e ci metto ad esempio 30, la somma non si aggiorna in automatico, ma io manualmente devo andare a mettere 110. Per sfruttare le potenzialità di Excel, noi qui dobbiamo trasformare questo calcolo da statico in dinamico. Cioè, che significa dinamico? Dinamico significa che in automatico questa somma si aggiorna modificando quei valori. Quindi in questa cella devo inserire una formula. Per inserire una formula, una qualsiasi formula,
bisogna inserire per prima cosa, andare nella cella ovviamente desiderata e metterlo uguale. In questo modo stiamo dicendo al foglio di Excel che è il nostro desiderio inserire una formula, tra virgolette, dinamica. In questo caso io devo sommare queste tre celle, la cella che contiene il 30, la cella che contiene il 50 e l'altra cella che contiene il 30. Come si fa? Scrivo direttamente le coordinate delle celle interessate. La prima cella che contiene il 30 è la D4, quindi scrivo D4 più, come vedete, viene selezionata nel momento in cui scrivo D4, il foglio evidenzia la cella, più ovviamente la cella E4, più la cella F4. Scrivere D4, E4 ed F4 in maiuscolo o minuscolo non ha importanza. Facciamo invio, quindi una volta che abbiamo digitate le celle facciamo invio, ok, e calcolato ovviamente la somma uguale a 110. Questa somma adesso è una somma dinamica, che significa che se io da 30 ci vado a mettere un valore, ad esempio 40, in automatico la somma si aggiorna. Ora, a titolo di esercizio, andiamo a fare ulteriori calcoli. Ad esempio, qui possiamo fare A per B meno C, ok? E qui potremmo fare un calcolo un po' più complesso, A più B, meno B per C, ok? Fratto che ne so, A. Quindi facciamo un calcolo leggermente più complicato. Allora, come prima questa cella qui possiamo leggermente spostarla, cliccare, doppio clic, se facciamo il doppio clic viene centrata a seconda di quanto è larga diciamo, il testo che abbiamo inserito. Mettiamo come prima del testo, diciamo, mettiamo la nostra griglia, ok, perfetto, e qui andiamo a fare il nostro calcolo. Anche in questo caso, prima di scrivere la formula, scriviamo in questo modo, uguale. Invece di scriverla manualmente le celle interessate, possiamo fare una piccola diciamo, semplificazione. Con il mouse una volta che abbiamo scritto uguale, con il mouse andiamo sulla cella interessata, la clicco e in automatico me la scrive lui. È un piccolo automatismo che in molte circostanze è molto utile. Quindi per la cella B meno la cella C. E poi all'ultimo si fa invio. Ok, calcolato. Ha fatto il suo calcolo. Qui facciamo, ovviamente, apriamo le parentesi. A più B, chiudiamo la parentesi, meno B per C, ok? Chiudiamo la parentesi, diviso A. Perfetto. Come al solito invio e abbiamo fatto il nostro calcolo. Bene, adesso supponiamo di estendere questo piccolo esercizio e facciamo ad esempio che abbiamo la riga 1, la riga 2, la riga 3, la riga 4 e la riga 5, ok? Qui ci metto dei valori, tra virgolette, a caso, che ne so, 36, 55, 76, 22, 12, 78, 23, 44, 90, 10, 30, 45. Ok. Come abbiamo fatto prima, vado sempre a mettere una griglia, quindi seleziono una griglia, quindi metto anche qui una griglia. Qui aggiungo, vado a centrare, facendo doppio clic sul margine, questa è semplicemente una questione estetica, faccio doppio clic sul margine, si riduce e qui anche qui ci vado a mettere una piccola griglia. Adesso ovviamente qui le cose vado anche qui a centrare, a fare tutta una centratura, faccio una centratura dei miei valori. A questo punto la seconda riga la continuiamo a scrivere normalmente
e lo facciamo semplicemente per titolo esercizio e prendere della manualità, quindi anche qui farò semplicemente la A, quindi la quantità A più la quantità B più la quantità ovviamente C, faccio invio. In modo analogo lo faccio anche qui, quindi faccio A per uguale la quantità A per la quantità B, ok, meno la quantità C, ok, e infine andiamo a farlo anche nell'ultimo, uguale A meno più B, parentesi, meno la quantità B per la quantità C, ok, diviso la quantità A. Ok, perfetto. Quindi anche in questo caso facciamo una piccola, vado a centrarlo, quindi lo vado a centrare. Ora, come vedete, qui ho soltanto 5 righe, e potrei avere 100, e ripetere questa operazione 100 volte, capite che diciamo non è cosa, diciamo, non sfruttiamo anche in questo caso le potenzialità di Excel. In questo caso noi vediamo che in ogni riga noi dobbiamo semplicemente ripetere lo stesso calcolo, semplicemente cambiando i valori. Come si fa? Si utilizza una funzionalità di Excel. In particolare seleziono tutta la riga, la seleziono, vado in fondo e il mio mouse quando arrivo c'è un piccolo quadratino e diventa a croce. Quando diventa questo segnetto di croce si possono sfruttare diciamo, la funzionalità del trascinamento. Che significa? Io tengo pigiato il tasto sinistro del mouse e trascino verso il basso, vedete? Trascino. In automatico lui rasa il calcolo che ha fatto in questa riga, lo applica a tutte le altre righe. Quindi questo è un ulteriore automatismo che successivamente vedremo meglio come sfruttarlo. La prima lezione introduttiva si ferma qui. A questo punto, supponiamo che l'esercizio, diciamo, che il nostro di foglio di calcolo, quello che dobbiamo fare, sia terminato, andiamo a salvare il file. Per salvare il file esistono diverse modalità, la più banale, qui abbiamo in alto il dischetto salva, ovviamente, e ce lo salverà nel luogo dove abbiamo creato il file, altrimenti menu file possiamo fare oppure salva, utilizzare salva se effettivamente non vogliamo cambiare la destinazione, oppure non vogliamo neanche cambiare il nome, oppure vogliamo cambiare il nome, facciamo salva con nome, scegliamo la destinazione, ok? Scegliamo la destinazione, diciamo sfoglia, scegliamo dove vogliamo metterlo, supponiamo, in questo caso è sul desktop, ma ovviamente non è in una cartella, metto sul desktop, vado a creare una nuova cartella, quindi la cartella esercizi, perfetto. Ho creato una nuova cartella, entro dentro, a questo punto posso qui decidere di, diciamo, di cambiare il nome o lasciare sempre lezione numero 1. Ok, facciamo salva, il nostro file viene salvato, a questo punto possiamo andare a chiudere o questa parte chiudi, quindi sempre dal mio file chiudi, oppure banalmente una volta che è salvato possiamo farlo qui in alto. La lezione è finita, buona giornata.